Ciao, sono Majo, benvenuti nel mio canale. Il video di oggi è un video che volevo fare da davvero tanto tempo, perché se non fosse stato grazie al lavoro di Godran65 forse non sarebbe mai venuto fuori. Ha infatti tradotto The Invincible, un'avventura bellissima presa dai libri di Stanislav Lev che ci porta su un mondo sperduto chiamato Regis III e il nostro protagonista, anzi la nostra protagonista, una scienziata di nome Jasna, che dovrà andare alla ricerca del suo equipaggio che ha avuto un incidente. Saremo sparpagliati su questo mondo desertico di questo stile atom punk, ovvero il futuro che si immaginavano negli anni 50, finalmente in italiano. Ringrazio Godran per avermi dato in anteprima questa traduzione che da oggi trovate tutti nel link in descrizione e potete scaricare. Quindi basta chiacchiere, cuffie alle orecchie e iniziamo. La Dragonfly, una piccola unità di ricerca del Commonwealth interplanetario con un equipaggio di 6 persone, viaggia nelle lontane regioni dello spazio. Dopo aver visitato molti mondi ed esplorato numerosi pianeti, la missione di ricerca giunge al termine. Tuttavia, sulla via del ritorno, c'è ancora un compito che attende l'equipaggio. Nonostante il rischio, l'astrogatore Novik intraprende lui stesso l'estrazione di un minerale raro ed estremamente prezioso. Novik ottiene il materiale, ma al prezzo di una gamba rotta e di un dolore immenso. L'incidente dell'astrogatore non impedisce all'equipaggio di festeggiare con gioia la fine del ciclo di ricerca. È stato un momento in cui si creavano legami profondi e ci si sentiva inarrestabili. Vittoriosi, riprendono la rotta verso casa e si recano nelle camere criogeniche per un meritato riposo. Festeggiano tutti tranne Novik che si è spezzato per prendere il minerale, ma insomma. Where am I? My head. Marit? Anybody? In questo video andremo a vedere i primi minuti, giusto per vedere il livello della traduzione, poi avremo modo di andare avanti, ci saranno altri video. La grafica è impostata al massimo e lo giocherò col pad per cercare di darvi meno disorientamento possibile. Guardate la palette cromatica di questo gioco, che cosa non è. Facciamo un ci siete Koval Marit. Hello? Is anyone there? Koval? Marit? Questa visuale è molto Hey, this is immersiva. Jasna. I was just with you. And now I don't know where I am or how I got here. Che bello poterlo vedere in italiano, ma che meraviglia. I've got a splitting headache. Il gioco teoricamente doveva essere in italiano già per come lo voleva rilasciare la software house. Base, do you copy? Are you there? Poi un mese prima cambiarono idea per motivi di budget. It's probably nothing serious. No damage to the suit or bone structure. Già che non si è rotto né ossa né tuta, non è male, eh. Vai Jasna, mettiti lo zainetto. Guardate lo stile grafico, è molto anni 50-60. Cioè è un futuro, però pensato da menti del passato. Si è rotto il cavo? Bollocks! Base? I heard you for a moment. My receiver's dead, but the transmitter may still be working. Straniero potrebbe essere tradotto in sconosciuto, per esempio, ma sono tutte cose che il buon Godran migliorerà una volta che gliele segnaliamo. Ne sono certo, è sempre stato molto disponibile. Ecco, persi il radiofaro non è bello, E sono buone o poche? Per diverse ore, buono. Perché registro della missione. Questa è la radio. Just like I thought. Nothing. Molto bene. I'm on my own. The beacon can't be detected either. There aren't many supplies. Which would suggest Ciccia, mi sa che farai una finuccia tremenda allora. Sarà sull'altro lato? Eccolo, il registro. Let's see if the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Dai, speriamo tu abbia preso bene gli appunti, su.
Are we on Regis 3? Doesn't ring any bells. Bene, non conosci Regis 3. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Siamo caduti nel mezzo, probabilmente. Metabolic depression. That would be bizarre. For some reason, our crew split into two groups. The first one set up camp. I wonder if I was with them. E abbiamo fatto un camp qua. Qui c'è l'atterraggio. Poi c'è un primo sito, un secondo sito e una postazione fissa proprio. Non c'è un voi siete qui, vero? The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. E siamo noi da soli che abbiamo cambiato rotta? Leading to... Cane, ago, corda, coccodrillo. Right. I was heading straight to the camp. Get to the camp è la priorità, vedi? You must be somewhere near. Give me a sign. Sì, give me a sign. Anything. Okay. I'm gonna head to the camp. Vai, andiamo al camp. I'll be keeping an eye out for you. Come si chiude? Well done, past me. You didn't disappoint after all. Oh, I sound like I need to stop doing this. I'm looking for something that resembles a dog. Qualcosa che assomiglia a un cane. A specific structure which does not resemble any canine. Questo sembra un cane. Ah. I found the dog. Allora, quello è dog. Ce n'è più di uno, fra l'altro, se assomiglia. We have the first one. I need Ok. one more. Vai. Cerchiamo Needle, che era quello che prima ho detto al posto di dog. Eccolo qua. Assomiglia alla corona ad un ago, è vero. E poi ci manca Crocco. Ci bastano 2 punti? Perfetto. Ok, quindi dobbiamo andare dritti verso la rope. Dai. Zaino in spalla. E partiamo. Quello è Crocco. Abbiamo tutti i riferimenti che ci servivano. Qui non abbiamo nient'altro. Tutto il pulviscolo lunare dell'universo abbiamo. Allora, come si fa a ritornare alla mappa? No? Allora, questo è il binocolo. Tasto della freccia verso il basso. Ok. La direzione che devo prendere è questa. O almeno credo di. Vediamo se è vero. Sì. Ecco la corda famosa, la rope. Non gliene frega nulla a nessuno dove siamo. Non posso arrampicarmi? Vediamo se è vero. No. È un po' fuori fuoco. Distanza. L'equipaggio ha messo a fuoco. Ma è già fuori fuoco. Ok. Sali, asna. Sto andando verso la strada giusta? Sì e no. Dobbiamo andare di qua noi. Il camp è di qua. Sto andando verso Crocco. In realtà quello che devo fare è un'altra strada. Devo andare giù. Sto sbagliando strada. Ho preso come riferimento la corda, ma la corda non ci serviva.
E allora si scende. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del gioco. Ovviamente se volete fare un atto carino nei confronti di Godran 65 trovate il link in descrizione anche per potergli offrire un caffè o semplicemente per ringraziarlo che gratuitamente ha fatto un servizio non da poco. Localizzatore. I have something on the tracker. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Dai che troviamo il radiofaro. Utilizza il localizzatore per trovare il radiofaro. Allora lì abbiamo risorse idriche. There's water on this desert planet. Sì, stranamente davvero c'è dell'acqua. Ecco qua, radiofaro. Trova un modo per raggiungere il campo, è sempre la nostra missione. Ma adesso abbiamo il radiofaro. Andiamo a vedere questo liquido se ce lo fa analizzare. Ma c'è una cassa in mezzo all'acqua? Ah no. Parte un flashback. Siamo nella camera iperbarica, insomma criogenica. Already awake. Good. La mia mente è ancora in letargo. My brain is still in the fridge. I wouldn't be so sure, my dear. Clearly your sense of humor was first awake. Now, try to get up slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. E quando usciamo dal sonno criogenico, che è avvenuto quanto tempo fa però? Here, take it and remember the third rule. Yes. Mi sta spiegando la regola dell'acqua. In small sips. Piccoli sorsi, ok. Always the first one to get up. I don't know how you do it, Murray. It's a matter of habit. After Vabbè, sarà il capitano, Mari. cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Non sono abituato a giocare giochi in prima persona col pad, però dico, non essendo un gioco frenetico, lo si gioca molto bene anche col pad. Molto immersivo come gioco. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. You shouldn't be walking yet. Ma che io sono Yasna, posso fare quello che voglio. Koval, could you stop Devo it? essere almeno di We Marit. woke up in the wrong place. Yes, we heard you. Cazzo, l'abbiamo sbagliato posto per Enough of this, svegliarci. Yasna. Bevi. Ricorda la terza regola. Crew, astrogator. Marit è il dottore, ecco. Novik, l'astrogatore, il capo, immagino. But first, here, hold on to it and remember. Third rule. Terza regola, rimani idratata. Piccoli sorsi. Quindi come si fa? Se non mi spieghi come si usa, la vedo difficile. Moving on. Ok, non sono molto lontano dal camp. Bene, mi rende molto felice la cosa. E sale? C'è un punto preciso? Sì. Quindi l'acqua suppongo, anche se non ho visto l'animazione di averla presa. C'è molta solitudine in quello che stiamo facendo. Time to go. È ora da andare, ma dove?
Ok, devo girare a sinistra di qua. Come definitiva devo andare dove c'era l'acqua. Cioè ho cercato di evitarla, ma era meglio andare di là dall'inizio. Il camp sembra di là. Eh sì. Ma ci arriva girandolo forse. Ci vuole molta calma in questi giochi perché sono spostamenti lenti, riflessivi. È così che deve andare. Non è un gioco dove si rusha e si corre. Ma si può salire? Sempre dove pare a lui? A lei? Ok, qua. No, mi sono stuccata. Ah. Questo sistema di aggancio non è così fenomenale, eh. Dà un pochino di problemi l'aggancio. O è perché ancora non ci si può andare? Vabbè. Però non essendoci un salto come tasto da poter premere, a volte ci si ritrova in situazioni un po' così. Per una via più comoda. Non si può andare dove vogliamo realmente, che è molto frustrante. L'ombra era un po' galleggiante, mettiamola così. On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky's clear, and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren.
Not inviting. I can already see the camp. Over 400 meters in a straight line. I see you. Can you hear me? I just need to get down from here. I can't get down this way. I could attach a rope though. But, for some reason, I don't have one with me. Here the ground slopes a little more gently, which doesn't mean it's completely flat. All right. I want to see you as soon as possible. I'll take a chance. Shit. Oh, phew. Oh, that was less than ideal. But I'm okay. The suit's fine too. Visibility could be better. Maybe I should wait. Then the storm gets worse. I'll be cut off from you. What happened? Where? I was heading to... Impossible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. But... I don't remember it. Did I black out again? I'm so close, yet in my condition, every step is a strain. I don't want to whine, but if you come here, it will be so much easier for me.
rocks are heavy. And Phil is not inviting. Legs become too heavy. Hands become too weary. Down you go. Night is not that scary. I remember you. Regis' third satellite. Astrogator, sir. Crew? Dr. Gorski, right on time. Any updates? We have a set of data from the near-surface probe. Great. How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. In a word, a paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there were no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. Do you not see how thick the polar ice caps are, Doctor? I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Marriott, do you have the geological analysis? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis 3 is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible? Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right. But where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation.
Okay. And how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you two. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator... This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing here? Oh, thank goodness. Not everyone's in the field. This is Dr. Yasna reporting. Do you copy? I'm entering the campground. Androbot! Is anyone out there? Oh, it's just an Androbot. Stop! Androbot, stop! Hey! Anybody out there? It's Dr. Yasna! Krauter was correct. Life on Regis hasn't left the water. Koval also. He said something about it. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. Novik, is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the mere sight. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate it. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. As if enjoying everything that's around us was almost a... I understand how you feel, Koval. After all these years, I miss home too. Is it that obvious? I come across as, well, erudite, but at the end of the day, it's simple longing that speaks through me. Well, a little obvious. We have to examine the composition of the ocean water. Collect the mineral samples. Koval, where are you going? Do you want to do the honours? Over. Gladly. For a little, quick recce. Probe in the water. I'm switching to manual. I'm gonna take a look around. A recce? Distance. More 100. like a quick ciggy. Am I hearing this correctly? 300. Are you going to smoke, Butler? No, not at all. I'm staying dutifully at my station. 500. Damn me. Am I saying this right? Dr. Krauter, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school of fish. This is life. What are they doing? They're moving away from us. From us? You're talking about an artificial robotic gizmo. Right from the probe. As soon as I swim it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna? What do you think? It's hard to speak of normality here, but
Animals are usually not afraid of equipment, or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination, then I'll be able to say more. Come here. One more time. Stop it. What did you do? I had to electrocute it. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Jasna. Ed eccoci qua a chiudere questo video introduttivo su The Invincible, il primo di altri. Non mi sono fatto mancare nulla, come avete visto, anche un bel problema tecnico alla webcam e al microfono. Detto questo, vi ringrazio per il tempo passato insieme, è sempre un enorme piacere e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!